Arigashimasu, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Allora, oggi con me, come vedete, c'è un ospite, un grandissimo ospite, è un mio caro amico, un maestro di Kung Fu. Vi presento Michele Rubino, il maestro Michele Rubino. Ciao. Grazie di essere passato a trovarmi e abbiamo deciso di fare un video insieme. Allora, il maestro Michele Rubino è un maestro che vive in Alto Italia, sai, nel nord Italia. Sono a Rodano, provincia di Milano, in pieno parco agricolo. Allora, abbiamo oggi qui il maestro, ho chiesto di fare questo video, questo progetto, perché il maestro è un grande esperto di arti marziali, ma in particolare parliamo della, tua arte marziale. E stiamo parlando? Paguajan. Io pratico arti marziali dal 1975, ho avuto l'onore di poter frequentare dei maestri molto validi. Il primo maestro cinese che ho avuto, il maestro Chan Tzu Yao, l'ho conosciuto nel 1979 e l'ho seguito fino al 1986. Poi è nato questo grandissimo amore per il Paguajan. Una delle mie sorprese maggiori è stato ad Hong Kong scoprire che nella filiale di Hong Kong era presente una scuola di karate che aveva tantissimi allievi oltretutto, il che dimostra che non c'è così tanta distanza tra le nostre discipline e soprattutto non c'è così tanta distanza con lo spirito con cui nel Kung Fu e nelle arti marziali giapponesi si pratica. C'è da dire questa cosa che ormai ci conosciamo da circa 3 anni, abbiamo visto prima per l'appunto che casualmente sei venuto qui esattamente 3 anni fa per la prima volta a trovarci in dojo. Tu hai studiato in Cina, fai prepotentemente parte della cultura cinese, hai una moglie cinese, insegni ai cinesi, cioè come si riesce a fare questa cosa? Scusa. Sinceramente è una cosa... Io sto facendo una fatica incredibile a mantenere quei pochi contatti che ho in Giappone, cioè tu invece sei cinese di adozione. Sì, nel vero senso della parola. Perché tu hai anche il nome cinese. Sì, la mia maestra dopo ben 10 lezioni a pagamento mi propose nel lontano 1995 di diventare membro della sua famiglia allargata. Mi prese con sé dopo la cosiddetta cerimonia del tè, una cerimonia che sancisce l'adozione formale in una famiglia cinese. Mi dette un nome cinese, Luo Jianlong. Luo si riferisce alla pronuncia cinese della prima sillaba del mio cognome, Rubino. Tianlong significa spada e drago, è riferito a un nume tutelare del buddismo e si chiama Putong Minwang, il quale rappresenta la volontà ferrea, la volontà inamovibile di vincere i pregiudizi e di salire al cielo grazie alla capacità di tagliare il velo delle illusioni. Il nome è importantissimo, dico. Tianlong, spada e drago, era perfettamente coerente con il mio nome italiano, io mi chiamo Michele, quindi conseguentemente lo accettai. Esatto, lo accettai con grande piacere. Allora, io inizierei spiegando un po' il tuo stile Baguazhang, lo pronuncio bene? Paguajan. Ok, Paguajan, scusami. Allora, rispetto magari anche altri stili di Kung Fu, magari tipo il Wing Chun, non lo so, a me vengono così. Cioè, qual è la caratteristica del tuo stile di Kung Fu? La caratteristica è il continuo mutare. Una delle cose più interessanti è che fino al 1948 esistevano il corrispettivo di quello che nel karate vengono chiamati Kihon. Non esistevano delle vere e proprie forme, dei veri e propri, quello che voi chiamate kata, noi chiamiamo Taolu, non esistevano queste tecniche. Esisteva un sistema di allenamento basato sulla ripetizione di alcuni modelli che oltretutto non avevano niente di fisso, venivano modificati di continuo. Una delle caratteristiche dello stile è stato anche il fatto che il maestro fondatore Tung Gai Chuan, che ha una storia un po' particolare, non si sa bene da chi abbia imparato, non si sa bene come abbia imparato, quale stile abbia imparato. Qualcuno dice 18 stili, ma nessuno ha avuto mai la certezza provata di quello che affermava. E questa è una cosa che quando tu me l'hai raccontata, io ho detto adesso voglio vedere, no se è vero, ho detto adesso voglio vedere cosa è scritto di questa cosa. Sì. Sono andato a controllare ed effettivamente in tutte le pagine storiche c'è scritto e riportato appunto che non si sa bene la nascita, non si sa bene per come. Del maestro Tung non si conosce neanche bene la data di nascita, perché il maestro Kang Wu, che è stato uno dei maestri della mia insegnante di Xiao Li Jiao, è un professore di storia ed è stato incaricato dalla sua università di appartenenza di cercare le origini del Paguajan. Quindi si è preso la briga di girare tutta la Cina, di andare nei luoghi storici di cui si parla nelle tradizioni legate al Paguajan, di andare a indagare
presso le famiglie che vivevano lì da generazioni quanto ci fosse di vero. In realtà ho scoperto che di vero c'era molto poco, di concreto c'era molto poco. La data di nascita stessa, e ripeto, il maestro Kang-Wu ha avuto accesso all'anagrafe e documenti conservati da tempi piuttosto antichi, la data di nascita oscilla tra il 1813 e il 1780 circa. È incerto perché i familiari di Tung Hai-Chuan, che ancora sono presenti in Cina, propendono a anticipare la data di nascita, mentre dai documenti si evince che il maestro Tung sarebbe nato nel 1813, la data più probabile. Ma probabile, non c'è nulla di certo. Non c'è nulla di certo. Prima di andare all'azione, abbiamo detto prima che tu hai vissuto in Cina, hai sposato una cinese, fai prepotentemente parte proprio della comunità cinese e, come ho detto prima, tu insegni alla comunità cinese, insegni ai bambini, ai ragazzi cinesi. Come un italiano può essere visto, adatto nella cultura cinese per poter insegnare ai cinesi? E questa è una cosa che in Giappone io non potrei mai fare. Lo dico subito. Dunque, è un mistero anche per me. Il rapporto che ho avuto con la maestra Xiao Lijiao all'inizio era proprio basato su questa estrema empatia che c'era tra di noi e che non ha mai trovato una spiegazione. Lei non mi ha mai percepito come uno straniero. È scattato qualcosa. Dopo un po' di tempo, la maestra Xiao, dopo una serie di domande anche molto personali che mi ha fatto, alla fine ha deciso di insegnarmi, e sotto consiglio di un maestro molto reputato che lei nella gerarchia del Kung Fu chiamava prozio, ed è stato su suo consiglio che la maestra Xiao mi ha adottato, perché lui ha detto: io quello che sento è che questo occidentale non è venuto qua a rubare, è sinceramente interessato alla nostra cultura, per me va bene così. Con mia moglie è successa una cosa molto simile. Lei si era ripromessa di stare lontana dagli italiani e un giorno, quando ormai eravamo fidanzati, mi ha detto: io nel mio cuore non ti sento italiano. Per me sei cinese. E me lo sento dire diverse volte questo dai nipoti, da amici. Questo potrebbe essere il segreto che hai dentro, cioè non vieni recepito come un italiano, ma come... Razionalmente non ve lo so spiegare. Ok, però è una bella cosa comunque. Allora, prima di riprendere velocemente il discorso sulle differenze con altri stili di Kung Fu, ti voglio chiedere una cosa importante. Il fatto che tu per tanto tempo hai vissuto a Hong Kong, quindi sicuramente avrai una tua idea su questa cosa. Come sai, uno dei nostri amici che ci segue è il grandissimo Lorenzo De Luca, esperto di film di arti marziali cinesi, in particolar modo di Bruce Lee. E come si fa a un maestro di Kung Fu a non chiedergli che cosa pensa di Bruce Lee? Sicuramente è un grande attore, sicuramente è un grande maestro, soprattutto da un punto di vista etico, sicuramente da un punto di vista didattico, perché comunque ha segnato una strada di grande profondità. La sua cultura era in gran parte occidentale, perché lui era laureato in filosofia hegeliana, se non sbaglio, e si sente questo, si percepisce. La sua formazione era decisamente di stampo occidentale, però un'impronta cinese sicuramente c'è, che molto spesso fa riferimento a concetti presi dal taoismo, il concetto dell'acqua che scorre, per esempio, proprio tipico. Dal punto di vista marziale, nonostante vada di moda a denigrarlo, sinceramente per quello che mi riguarda ha segnato un'epoca, e non soltanto da un punto di vista divulgativo. Era sicuramente un grande esperto di combattimento. Certo, poi magari non l'ha comprovato attraverso dei combattimenti sportivi, ma questo non significa nulla. Il fatto che non avesse le capacità, insomma, è difficile da dimostrare. Ci sono anche testimonianze di grandi sportivi, di grandi campioni di box, l'hanno notato e hanno detto potrebbe essere tranquillamente campione del mondo della sua categoria. È vero, sì. Bene, allora andiamo velocemente, diciamo Pagua Chang, non riesco a dirlo. E rispetto a altre arti marziali, e poi entriamo nell'azione. Allora, la caratteristica principale è il mutare, il cambiare continuamente. Questo risente sicuramente della formazione delle idee taoiste che erano alla base della formazione del maestro Tung, il fondatore della disciplina. Nel taoismo studiare se stessi, conoscere se stessi, per esempio, non ha molto senso, perché il mio me stesso di questo momento sarà completamente diverso dal me stesso di un minuto a partire da adesso. Ok, abbiamo risolto un problema perché non avevo messo in carica la centralina del microfono. Allora, io andrei un attimo a vedere qualcosa, quindi io mi presto a fare
quello che vuoi? Devo fare da sparring, da colpitore, come vuoi te? Attaccami come vuoi, perché se dobbiamo adattarci, giustamente. Ok, allora io da guardia e ti attacco in qualche modo. Ecco, vediamo che è successo. Ho semplicemente applicato quella che viene chiamata la camminata in cerchio, in particolare con la modalità del passo che scivola nel fango. Ho eseguito il passo esterno, seguito dal passo interno, tutto qua. Come dicono i canti segreti del Pagwajang, questo modo di usare il palmo è completamente diverso da tutti gli altri. Prima che le mani raggiungano il bersaglio, le gambe hanno già portato a termine la Eh sì, perché io ho sentito che te hai invaso la mia posizione proprio qui, da questa parte qua, non tanto dalla parte alta. Lo possiamo rivedere? Assolutamente sì, e magari ci mettiamo anche la parte alta. Ah, ok. In questo caso ho usato la posizione Long Zhao Zhang. Il drago verde protende gli artigli. Praticamente siamo entrati a contatto con gli avambracci. Una specie di muro abbiamo incontrato. Assolutamente sì. Morbido non significa molle, questa è una cosa che va chiarita. Morbido, praticare uno stile morbido non significa molle. Molle significa che semplicemente hai vinto, sei entrato a contatto con me. Morbido può essere anche questo, ma se mi spingi un po' per favore? Ok, non c'è cedevolezza. Come senti, c'è stabilità dietro questa apparente morbidezza. E la prima cosa che il mio contendente sente è il muro, la durezza. Sì, sì, è vero. Questo anche descritto nei canti segreti del Pagwajang. Allora, a parte sono sbilanciato, se dovessi attaccare 1-2... Ecco, qui subentra l'idea del cambio, per cui... qualcosa deve succedere. Sì, ma è normale. Se dovessi fare, per esempio, 1-2, a parte sono sbilanciato, già per rientrare col secondo è un po' più difficile, però ci proviamo. Certamente. Vediamo che è successo, perché non ho capito. Allora, a parte in realtà neanche io, nel senso che se io fossi consapevole di quello che ho fatto, di quello che è successo, non starei applicando il Pagwajang. Io devo essere semplicemente nel flusso del movimento. È bella sta cosa, ti devi adattare. Assolutamente sì. Allora, perché io la prima cosa che ho sentito è sta cosa del gomito sul primo attacco, cioè questo gomito e poi subito... Senti che il maestro però fa condizionamento. Però. Assolutamente sì. Ok. Avete anche le tecniche per proiettare, per buttare a terra l'avversario? Come stavo dicendo, assolutamente sì. Questa è una specialità della mia corrente di Pagwajang, lo stile Chan, lo stile Yin più specializzato nei colpi. Quindi, per esempio, un altro modo per proiettare l'avversario su un attacco potrebbe essere... Ma posso dimostrarti la rondine sfiora l'acqua? Attacco sempre... Come vuoi. Ma la rondine ero io però. Voglio spiegare un piccolo mistero, perché si chiama la rondine sfiora l'acqua. Allora, le parti del corpo nel Pagwajang hanno dei nomi formali. La testa è l'universo, il torace, la zona del torace è il cielo, la terra, la parte dell'addome, l'acqua, ciò che si trova sotto l'ombelico, quindi la parte più bassa. La rondine in questo caso è la mano. Quindi la rondine sfiora l'acqua. Come vedete c'è il coinvolgimento di tutto il corpo, perché se io andassi a prendere i vestiti, facessi forza e trovassi una persona abile come il maestro Martuscelli, difficilmente lo butto giù. Quindi si tratta semplicemente di fluire. Nel caso dovessi trovare resistenza, a questo punto subentra un'altra tecnica interessante, si chiama Omakozie, avvolgere il collo del cavallo. Avvolgere? Il collo del cavallo. Il collo del cavallo. Il collo del cavallo. Il mio collo. È l'addome. Quindi io entro con la rondine sfiora l'acqua, anche se spingo con la testa difficilmente riesco magari a avere ragione del mio avversario, cambio completamente tattica. Volgo la testa e spingo leggermente col gomito all'indietro. Il cavallo cade. Il cavallo cade. I pugni quando attacchi, per esempio, o vari attacchi di pugno, con che principio sviluppano l'energia? Cioè come funziona? Io preferirei non spiegare questo concetto perché mi riservo di spiegarlo ai miei allievi. Ok, però... L'uso del Fajing, la forza interna. Però posso mostrare, quello sì. E il contatto avviene a brevissima distanza. Questo non significa che non esistano i colpi lunghi, assolutamente sì. Ma il contatto vero e proprio avviene a brevissima distanza. Quindi vado sulla spalla per motivi di tutela.
e preferibilmente la spalla destra. Ti chiedo scusa, ma è veramente rischioso. Allora, un colpo portato con forza esterna produce un effetto di questo genere. Non è piacevole. La forza interna. Sì, non era uguale. La cosa particolare è che si sente dentro, ma non solo, sono in grado di orientare il colpo in diverse direzioni. Per cui, per esempio, lo voglio far entrare e far uscire dalla spalla, sono in grado di farlo. Lo voglio far passare da una spalla all'altra, apparentemente la stessa cosa, ma in realtà Sensei Martuscelli l'ha sentito nettamente passare da un'altra parte. Volendo, toccando qua, posso raggiungere parti interne del corpo. Adesso scendo verso lo stomaco. Questo richiede molto allenamento interno. La pratica del Qigong in particolare è un Qigong mirato proprio all'abilità marziale, si collega soltanto indirettamente al Qigong per la salute. E poi, come diceva Sensei Martuscelli, sì, tanto condizionamento. E esercizi di condizionamento tipo da fare a coppie ci sono? Assolutamente sì. Uno è comune. Ora, dopo aver sentito questo non lo so se sono tanto convinto. Allora, posso farti vedere dei modi per gestire l'energia in arrivo? Qua ti invito a colpirmi. Colpisci il mio addome, per esempio. No, vai. Un po' più forte, per favore. Sì. Questo, per esempio, è un tipo di condizionamento in coppia. Io sto muovendo l'interno del corpo in un certo modo. In particolare qui sto andando verso il pugno. Ci sono altri 5 sistemi. Te ne faccio vedere un altro. Qua sto assorbendo la forza, ma se manca quel piccolo segreto che non condividerò con voi, chiaramente manca la possibilità di assorbire come vado a fare. Se Sensei Martuscelli mi colpisce l'addome, stesso colpo, e sono morbido, vuoto. Sì, ma questo lo sento tutto. C'è un piccolo dettaglio, piccolo, che mi permette di assorbire il corpo, chiudendomi, rendendo la parte a contatto rilassata, in maniera tale da assorbire la forza così che non produca danno. Ecco, senza questo piccolo segreto vi farete male. Ho sentito prima il ferro qui, ci sono. Sì. Allora, ce n'è uno che è comune a tutti gli stili di Kung Fu e ho visto praticare anche nel Karate di Okinawa, dove andiamo a urtare gli avambracci l'uno contro l'altro, distendendo bene le dita. Noi in particolare usiamo la posizione Bumbu del Pagwajang, dove praticamente le gambe, gli arti inferiori formano una sorta di tetragono. Andiamo a urtare, distendiamo le dita all'impatto e usiamo un tipo particolare di respirazione che avete anche voi nel karate, la chiamate Ibuki, che c'è nella Kata Sanchin, che è di origine cinese. Ma dico che il maestro sa un sacco di cose, non solo del Kung Fu, ma anche del karate, cose che io invece da parte mia non so, mi dispiace del Kung Fu. Quindi senza questo tipo di respirazione le mie braccia sarebbero assolutamente fragili. Lo faccio senza respirazione, adesso Sensei Martuscelli avvertirà una sensazione completamente diversa. Io faccio il movimento senza la respirazione, corretta. Ok. Completamente diverso. Adesso respiro nel modo corretto. Allora, naturalmente quando facciamo questo tipo di video, come dico sempre, ci vorrebbero davvero delle ore, però chiaramente per ovvie ragioni di tempo il web impone che dobbiamo essere corti, però c'è un'ultima cosa che ti voglio chiedere, la risposta la so già, però sono curioso. Ci sono anche naturalmente le armi, lo studio di tantissime armi in ogni stile di Kung Fu. Quindi immagino che anche tu sia esperto di tantissime armi. Puoi dirci quali armi hai studiato? Allora, nella Pagwajang sono presenti diversi tipi di armi, ma il fondatore ne conosceva 2. Bene, una era la sciabola e in particolar modo non lo sciabolone Pagwa che si vede utilizzare oggi, che è stato introdotto molto più tardi, bensì la Liu Dao, che è una sciabola con una forma molto simile alle lame giapponesi e leggermente più larga, di origine mongola. Il maestro Tung usava una sciabola di questo tipo, di origine militare. Un'altra arma che utilizzava era lo Sanpiao, che praticamente è un puntale legato a una corda ed era un'arma che veniva utilizzata per la caccia ma anche per
ma anche per salire sui muri delle abitazioni per svaligiare le Mi case. viene in mente un po' i ninja con questa... Sì, praticamente sì. Lui ha vissuto alla macchia per un po' di tempo, quindi niente di più facile. Si sa che amava la caccia e quindi è probabile che andasse in giro con quest'arma anche per procurarsi da mangiare. Certo. E tu oggi, io ho visto un sacchettino, ho visto che hai portato qualcosa, no? Cosa ci hai portato? Allora, vi ho portato significa le lune delle anatre mandarine. Posso... Prego, prego. Sono micidiali effettivamente, però il bello è che non c'è una prova concreta che siano mai state usate in un combattimento reale. Ah. A parte la lancia, anche armi di grande efficacia come la GN, la spada a due tagli, hanno grosse difficoltà a superare la barriera di queste armi. Immagino. Come vedete le punte sono asimmetriche. Porca miseria. Quella più bassa è più corta per evitare di colpire incidentalmente il polso. Ah, Quella più alta è un tantino più lunga, ma non arriva a toccare l'avambraccio. Le altre sono più lunghe e hanno anche questa una forma asimmetrica perché vengono utilizzate quella alta soprattutto per le tecniche d'aggancio, quella più micidiale di solito è quella dietro. Scusa, perché adesso che ci siamo, voglio... Sì. La spada da 2 lire questa, se no non la prendo. Per amor del cielo sì. Per esempio se mi porti un colpo, ti faccio vedere una tecnica, questa qua si chiama Pampian Yazo. La spada viene completamente... Però tu che cosa fai? Prendi il colpo? No. No, grazie. Ah. Questa in realtà sarebbe affilata. E anche qui sarebbe assolutamente sì. Quindi Quindi cosa succede? Io uso la camminata in cerchio per uscire, quindi non prendo il colpo di forza perché qua mi porti via, ok, ma mi sposto, colpisco con un movimento a frusta, abbasso e ti tiro leggermente verso di me. La frusta semplice. E qui Chiaramente ci sono le variazioni, perché non è detto che tu mi attacchi in questo modo. Vediamo per esempio se tu dovessi attaccarmi in diagonale. Così? Esatto, ok. Sì. Allora cosa succede? Mi sposto, anche in questo caso vado a intercettarti o sul gomito, se mi lasci il braccio, o sulla lama. Praticamente succede questo. Quindi mi sposto, entro a contatto, tocco. Poi non sembra, ma con le punte così aperte e lunghe hanno un raggio d'azione molto impressionante, molto ampio. Non sembra, ma in realtà ce l'hanno molto Potresti tentare di sfuggire da questo colpo, per cui se mi attacchi ancora, io vado a contatto, ok? Adesso magari per istinto di sopravvivenza ti togli. È chiaro, ormai quando la lama è incastrata è un problema. Eccezionale questo. E questa è, diciamo, la grandezza standard o esistono diverse forme? Queste sono personali. Queste qui me le sono fatte fare su misura. Okay. Poi ci sono dei maestri, come per esempio uno dei maestri della mia maestra Eugene Roux, che pretendeva delle lame con una lunghezza molto ben precisa. Beh ragazzi, siamo arrivati purtroppo alla fine del video. Devo dire una cosa molto importante: col maestro non avevamo preparato niente, addirittura si è scaricato anche il microfono, appunto perché non eravamo pronti a fare queste riprese, e devo dire la verità che lavorare anche corpo a corpo, il condizionamento, o a quando mi ha fatto colpire o quando mi ha fatto le tecniche di proiezione, devo dire che ho sentito davvero il corpo, l'energia, ho sentito davvero che funzionava, maestro, cioè non possiamo fare finta, devo dire la verità. Quindi, che dire, maestro Michele lo trovate, se vuoi dire i tuoi contatti, dove possono trovarti? Lo trovate sempre nei commenti, perché dà sempre un valore aggiunto ai video che faccio, perché chiaramente per questione di tempo i video sono sempre ridotti e quello che manca ce lo aggiunge sempre il maestro Michele, che dà sempre un valore arricchito ai video che faccio. Per questo ti ringrazio, infatti. Grazie a te, Sensei. Mi hai anche difeso da alcuni, come si chiamano, alcuni haters che mi attaccavano, mi hai anche difeso. No, guarda, non ne avevi bisogno perché lo sai fare benissimo da solo. Ma fa sempre piacere avere le spalle coperte da persone competenti. Dai. Allora, io sto lavorando da anni presso una scuola di danza, si chiama Dance and Moving, si trova a Melzo in via Napoli 35. Sto collaborando con scuole amiche. E quando è in zona è qui al dojo Rio.
video. Assolutamente sì. Cercheremo sicuramente di ritrovarci, maestro, perché insomma è interessantissima questa cosa. Se avete domande e se vi interessa, volete che ci siano altri video, cercheremo sicuramente di organizzarci, perché alla fine siamo lontani ma non lontanissimi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate like, condividete i nostri video, perché è l'unico modo che abbiamo per portare avanti il nostro progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Io, maestro, la saluto, ti saluto. Grazie, e spero che ci vedremo presto di nuovo, e noi ci vedremo al prossimo video. Do arigato, che non so in cinese, ma... Sì, sì, mi.